Siena è un antico centro medievale tra i meglio conservati della Toscana e anche solo questo sarebbe un motivo più che valido per visitarla, ma decidere a quale città toscana avremmo dedicato un video non è stato così semplice. La scelta è ricaduta su Siena perché l'avevamo vista solo una volta, per poche ore, e avevamo voglia di scoprire di più sulla sua storia e sulle sue tradizioni, e anche per il panforte ovviamente. Prima di iniziare, se volete sostenerci, iscrivetevi al canale e ora venite con noi alla scoperta di Siena. Come abbiamo sempre fatto per le città, cercheremo di creare per voi un itinerario da poter seguire passo passo. Pronti a prendere appunti? Lasciamo la macchina al parcheggio Santa Caterina appena prima della zona ZTL e saliamo verso il cuore della città con gli ascensori che si trovano vicino a Fontebranda. Non ci mettiamo molto per trovarci immersi tra le piccole tortuose vie del centro storico e dopo nemmeno 5 minuti di cammino si apre davanti a noi l'immensa piazza del campo. Siamo venuti subito qui perché ci sarebbe piaciuto salire sulla Torre del Mangia. Purtroppo i biglietti non sono acquistabili online e dato che ci siamo trovati a Siena nel weekend, i biglietti per oggi sono già tutti esauriti. Ci riproveremo domani. Ormai siamo in giro da quasi un mese e per quanto di solito evitiamo di viaggiare nei weekend, non potevamo rintanarci in qualche agriturismo toscano per 2 giorni interi. Tanto vale affrontare alla grande i turisti provenienti da tutto il mondo che in questi giorni affollano il centro. Per pranzo scegliamo l'osteria del Permalico e proviamo un piatto di fantastici pici. C'è una bella atmosfera e abbiamo mangiato molto bene, ve la consigliamo. Subito dopo ci mettiamo in marcia direzione Piazza del Duomo. Abbiamo deciso di acquistare l'Opa Sea Pass al costo di 13 euro a persona. Questo biglietto permette di accedere a tutto il complesso monumentale del Duomo di Siena, che comprende la cattedrale, la libreria Piccolomini, il battistero, la cripta, il museo dell'opera e la vista panoramica dal facciatone. È possibile utilizzare questo pass nei 3 giorni successivi all'acquisto e quindi dividere la visita su più giornate. La nostra prima tappa sono proprio la cattedrale e la libreria Piccolomini, visto che domani, cioè domenica mattina, questi 2 luoghi saranno chiusi al pubblico. Anche solo osservandola dall'esterno è impossibile non rimanere senza parole davanti alla bellezza di quest'opera. Appena varcata la soglia, poi, le colonne di marmo a fasce bianche e nere danno un aspetto incredibile a questo edificio, per non parlare delle volte di colore blu punteggiate di stelle o del pavimento a mosaico che non ha eguali nel mondo. È semplicemente magnifico, un'opera d'arte da vedere assolutamente una volta nella vita. Il pavimento, proprio per la sua importanza, è protetto da tappeti per la maggior parte del tempo e viene scoperto solo per alcune settimane l'anno. All'interno si trova anche la libreria Piccolomini, famosa soprattutto perché è affrescata dal Pinturicchio. Questa grande stanza ospita anche volumi miniati, scritti e dipinti tra il 1400 e il 1500 circa. Facciamo poi una pausa merenda all'antica drogheria Manganelli. Abbiamo comprato il panforte di Siena da portare a casa, che posso dire tranquillamente che sia il mio dolce preferito in assoluto, non vedo l'ora di mangiarlo, e poi un ricciarello da provare adesso da passeggio. Passando per la loggia della mercanzia arriviamo in piazza Salimbeni, dove si trova la sede storica e centrale della Monte dei Paschi di Siena, la banca più antica al mondo ancora in attività. Continuando a vagare per le vie è facile imbattersi in belle viste panoramiche, anche in qualcosa di insolito, come questa scultura della contrada del Bruco che ancora oggi non si sa chi rappresenti. Scopriamo anche che ogni contrada di Siena ha la sua fonte, dalla più piccola alla più elegante. Ci sono tantissime fontane sparse per la città. Fontebranda è di certo una delle più imponenti. Passiamo di qui prima di andare a fare il check-in. Lasciata la macchina a casa dei ragazzi che ci ospitano, ci incamminiamo di nuovo, questa volta verso Porta Pispini, una delle tante porte di accesso al centro storico. Passeggiamo per un po' senza una meta precisa. Ci divertiamo a ricercare simboli delle varie contrade tra le strade. Prendiamo vicoli secondari che sono molto meno affollati e molto più caratteristici della via principale, fino ad arrivare in Piazza del Campo. A quanto pare tutte le strade portano a Piazza del Campo. Per cena andiamo in un locale carino che ci è stato consigliato, dove mangiamo un tagliere decisamente non economico. Penso sia la cena più cara mai fatta in questo viaggio di un mese. Mentre stiamo cenando, iniziamo a sentire la banda suonare nella piazzetta qui accanto. Siamo nella contrada dell'Oca, che in questi giorni è in festa.
Ognuna delle 17 contrade della città infatti ha un proprio patrono, che viene festeggiato ogni anno con cene e pranzi tra le strade, sbandieratori, canti e momenti di aggregazione. Il senso di appartenenza e di comunità che esiste tra le persone di una stessa contrada è incredibile e ora stiamo vivendo questa cosa in prima persona, è affascinante. Dopo aver ammirato la Basilica di San Domenico, che di sera è ancora più suggestiva se possibile, andiamo verso Piazza Duomo. Stiamo per fare un'esperienza mai provata prima. Questa sera è la notte europea dei musei, dove molti luoghi della cultura sono aperti dalle 21 fino a mezzanotte o anche fino alle 2. Il biglietto d'ingresso o è gratuito o costa €1 simbolico, e dato che noi ci siamo trovati casualmente qui a Siena, andremo a visitare appunto un museo. Faremo una notte al museo. Abbiamo così deciso di visitare il Santa Maria della Scala, un complesso monumentale su 4 livelli proprio di fronte al Duomo. Le sale sono tantissime e tutte splendide. Una delle più spettacolari è la sala completamente affrescata, che negli anni è stata anche un ospedale. Nei livelli inferiori ci sono mostre temporanee, una chiesa, il museo archeologico e un'ala dedicata alla Fonte Gaia, posta nel centro di Piazza del Campo. È stata davvero una bella esperienza. Passare una notte al museo è insolito ed emozionante. Non perdetevi la prossima edizione di questa bella iniziativa che si svolge ogni anno nel mese di maggio. Nel frattempo ha iniziato a piovere. Prendiamo il nostro ombrello che ci ha salvato dal diluvio anche a Perugia e torniamo verso casa. Abbiamo ancora mezz'oretta di cammino prima di riposarci un po' in vista di domani. La giornata di oggi inizia lentamente. La nostra prima tappa è la Basilica di San Clemente in Santa Maria dei Servi. Questa è una zona meno frequentata, ma ve la consigliamo soprattutto perché ci è sembrata più autentica, più vissuta e meno turistica. E poi c'è una vista stupenda su tutto il profilo del centro storico. Non molto distante troviamo un altro angolo di Siena poco conosciuto, che a noi ha affascinato tantissimo. Questo è il Vicolo degli Orefici, piccola strada a fondo chiuso arricchita da un'infinità di piante e fiori. A quanto pare, nel 200 la via Francigena passava proprio da qui. La festa della contrada dell'Oca continua per tutto il weekend e ci capita di incontrare più volte gli sbandieratori che vanno in visita come da tradizione alle altre contrade. C'è tanta allegria e ci piace ritrovarci immersi in tutta questa vitalità. Con il nostro Opus Pass acquistato ieri continuiamo l'esplorazione dell'Opera del Duomo. Saliamo sul facciatone per una vista panoramica stupenda. Tenete conto che ci sono un po' di scale a chiocciola molto strette per il tetto. Appena arriviamo in cima inizia a piovere forte, ci sembra giusto. Comunque, nonostante il tempo, merita davvero salire qui. C'è una visuale splendida, con il sole sarà sicuramente ancora meglio. Tornati all'interno ci aspetta il museo, molto curato, con moltissime sculture provenienti dalla facciata della cattedrale e una vetrata incredibilmente maestosa che ruba la scena a tutto il resto delle opere esposte. Quando usciamo sta piovendo forte e così decidiamo di ripararci in un pub e approfittarne per pranzare con un panino davvero buono. Dato che siamo proprio dietro a Piazza del Campo, proviamo ancora a salire sulla Torre del Mangia, ma ovviamente, cosa ve lo diciamo fare, i biglietti sono sold out. Da non perdere qui in piazza, 2 classiconi di Siena, la bellissima Fonte Gaia e la Cappella di Piazza, unico edificio sporgente rispetto al profilo del Palazzo Comunale. Ci spostiamo nella storica pasticceria Nannini per mangiare del panforte e bere un caffè. Finché siamo a Siena, almeno una fetta di panforte al giorno dobbiamo mangiarla, o anche 2. E poi visitiamo gli ultimi 2 luoghi compresi nell'Opus Pass, il Battistero e la cripta. Sono vicini ma hanno 2 ingressi separati. Purtroppo una parte del Battistero era in ristrutturazione, ma è un'opera artistica di grandissimo valore, nonostante una parte non fosse visibile. Così come la cripta, complesso archeologico di epoca medievale posizionata proprio sotto al Duomo e riscoperta solo nel 1999. Mentre ci imbattiamo in un altro corteo, circondati da bandiere e tamburi, visitiamo la casa di Santa Caterina da Siena, che non era originariamente in programma, ma dobbiamo dire che è davvero un luogo splendido e molto curato, l'ingresso tra l'altro è gratuito.
Imbocchiamo una stretta via in salita fino ad arrivare all'immensa chiesa di San Domenico. Purtroppo all'interno non è possibile fare foto o video, ma possiamo farvi vedere il panorama incredibile che si ha da qui. Abbiamo ancora un po' di tempo da passare a Siena, prima di spostarci verso l'ultima meta di questo viaggio. Andiamo alla Fortezza Medicea, forse il punto migliore per uno sguardo dall'alto verso l'incredibile centro di questa città storica e straordinaria. Get some rest. I'm by your side. Speriamo che questa full immersion di 48 ore in giro per Siena vi sia piaciuta. Ora noi ci spostiamo verso la nostra ultima tappa prima di tornare a casa. Dopo un mese di viaggio la stanchezza inizia a farsi sentire un po'. Siamo diretti verso una zona della Toscana che, possiamo dirlo senza dubbi, è secondo noi uno degli angoli più belli di tutta Italia, la Val d'Orcia. But I'm right here. Mi raccomando, se vi piace quello che facciamo e volete aiutarci con i nostri progetti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo venerdì con l'ultimo video della serie. Grazie, un abbraccio!